bentornato nel laboratorio di Cipral. Oggi ti propongo una nuova ricetta. Un panettone dark, quindi con un impasto colorato al cioccolato, e andiamo a produrlo sempre con il nostro semilavorato panettone tradizionale, il semilavorato della gamma Cipral Dolce, che contiene già al suo interno lievito naturale. Con il nostro semilavorato possiamo andare a produrre panettoni, colombe o pandori e tutti lievitati da ricorrenza della tradizione italiana. Partiamo con 3 kg di semilavorato panettone tradizionale, dove aggiungiamo al suo interno 3 g di lievito di birra. Nell'impastatrice andiamo ad introdurre all'interno 300 g di tuorli d'uovo, 1350 g di acqua che andiamo ad aggiungere in modo graduale mentre stiamo impastando, e una volta ottenuto un impasto ben formato e liscio aggiungiamo 600 g di burro morbido. Il nostro preimpasto è pronto, è ben formato e ben incordato, ha una temperatura di circa 27-28 gradi. Adesso vado a riporlo all'interno di un contenitore capiente. Lo chiudo e lo lascio lievitare per 12-14 ore a 27-28 gradi in cella. Cosa importante per verificare l'esatta fermentazione e lievitazione del preimpasto è preparare come sempre la spia. Quindi tolgo 300 g di pasta, avvolgo una pallina, do forza e introduco la pallina all'interno di una brocca, quindi 300 g di pasta in una brocca da 1 litro. Il preimpasto sarà pronto solamente quando la cupola della pasta fuoriesce al di fuori della brocca. Preparato il nostro preimpasto, successivamente procediamo nel creare la ganache, che ci consentirà di dare colore all'impasto finale. Quindi procediamo in questa maniera. Utilizziamo il nostro Brasil fondente 42-44, che è il nostro cioccolato top di gamma, con un 73% minimo di cacao. Andiamo a sciogliere 1 kg di cioccolato fondente Brasil 42-44 all'interno di 1 litro d'acqua a 60-70 gradi. Quindi sciogliamo il cioccolato, dopodiché aggiungiamo 100 g di cacao. Andiamo ad emulsionare il tutto con un frullatore ad immersione. Disciolto il cioccolato nell'acqua calda, aggiungo all'interno il cacao, mischio e procedo nell'emulsionare il tutto con un frullatore ad immersione. La nostra ganache è pronta, ha questa consistenza fluida, non agrumi, la lasceremo riposare coperta per tutta la notte tra i 22 e i 20 gradi. L'indomani mattina avrà una consistenza più densa, quindi pronta per essere utilizzata all'interno del nostro impasto finale. Dopo 14 ore di maturazione il nostro preimpasto si presenta ben lievitato. La spia ci indica che possiamo procedere nella realizzazione dell'impasto finale. Per realizzare l'impasto finale, come primo step, andiamo ad aggiungere tutto il preimpasto maturo all'interno della nostra impastatrice e aggiungiamo come primo ingrediente la farina. La farina sono 900 g di farina con una forza tra i 350 e i 400 di W. Impastiamo bene per almeno 10-15 minuti e otterremo così un impasto ben formato ed asciutto. Una volta ottenuta una massa veramente ben formata, andiamo ad aggiungere il secondo ingrediente, che è lo zucchero. Lo zucchero sono 900 g di zucchero. Continuiamo sempre ad impastare a bassa velocità fino a quando non verrà assorbito totalmente dalla pasta. Il terzo ingrediente che andiamo ad aggiungere in sequenza sono i tuorli d'uovo, 450 g di tuorli d'uovo, che aggiungeremo tutti all'interno della nostra impastatrice e continuiamo ad impastare fino a quando non verranno assorbiti bene. Procediamo poi con la materia grassa, quindi il burro, altri 450 g di burro,
Qui continueremo ad impastare fino a quando non otteniamo un impasto ben formato e perfettamente liscio. Come penultimo ingrediente, la ganache, che abbiamo preparato ieri. Si presenta con una consistenza morbida ma malleabile, e qui per ogni dose di mix utilizzata utilizzeremo dai 300 ai 400 grammi di ganache. In questo caso utilizzeremo circa 1,2 kg di ganache. Quindi a questo punto, ottenuto un impasto ben colorato, perché abbiamo già aggiunto la ganache, e ben formato, l'ultimo ingrediente che ci rimane sono le inclusioni. In questo caso abbiamo scelto il nostro ibisco, che è il nostro cioccolato in pezzatura da 700 e che trovate sul nostro catalogo creme e cioccolato. Il nostro impasto è pronto, ha una temperatura di 27 gradi, risulta essere morbido e ben formato, molto elastico. Quindi la pasta verrà messa all'interno di un contenitore e fatta riposare in cella per circa 60 minuti. Gli diamo un paio di pieghe. Perfetto, 60 minuti in cella. L'impasto ha riposato per 60 minuti in cella di lievitazione, l'ho già diviso in pezzature da 1,50 kg per stampi da cottura da 1 kg. In questo caso produrremo dei panettoni tipo Milano. Quindi adesso procedo nell'avvolgere la pasta. Vado a pirlare bene, stringendo bene l'impasto e vado a porlo all'interno del mio stampo. Rimarrà in lievitazione per 4 ore circa a 30 gradi con l'80% di umidità in cella. Il panettone è arrivato al termine della lievitazione, quindi procedo con un taglio a croce e l'inserimento al centro di una noce di burro. Cottura in forno statico a 180 gradi per 35 minuti con valvola chiusa, più ulteriori 20-25 minuti a valvola aperta. L'importante è che a fine cottura la temperatura al cuore del panettone raggiunga i 96 gradi al cuore. E come di consuetudine facciamo raffreddare i panettoni appena sfornati a testa in giù. Per una cottura invece in un forno ventilato rotor consiglio temperature più basse, quindi intorno ai 165-170 gradi, mantenendo sempre i 35 minuti più i 20 o 25 minuti a valvola aperta. Ecco i nostri panettoni sfornati e ben raffreddati. Sono ben sviluppati, presentano un'alveolatura molto accentuata e un colore e un profumo di cioccolato intenso. Il tutto realizzato grazie al nostro semilavorato panettone tradizionale della gamma Cipral Dolce. Seguici su tutti i social e rimani collegato alla nostra pagina YouTube per visualizzare le altre video ricette.